Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andremo a realizzare l'ultimo progettino per questo 2023 e andremo a realizzare un gnomo. Eccolo qua, è semplicissimo da fare. La parte davvero più impegnativa sarà realizzare il cappello, ma non tanto per i punti, ma semplicemente perché è lungo da realizzare. Adesso non perdo altro tempo, vi lascio direttamente al tutorial. Prima di proseguire ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 Creazioni Sonia. Iniziamo il nostro lavoro dal corpo. Per il corpo andiamo a utilizzare il filo rosso. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Chiudo l'anello magico e nel prossimo giro vado a fare 6 aumenti consecutivi, quindi un aumento in ogni maglia. Finito il giro dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a proseguire a fare degli aumenti progressivi. Quindi il passaggio che vi farò vedere in questo giro si ripeterà per tutti i giri di aumenti. Quindi vado a fare nella maglia successiva, questa maglia che andrò a fare è la prima maglia del giro, quindi andrò anche a marcarla. Vado a fare una maglia bassa, la marco, farò questo lavoro per tutti i giri, quindi la maglia di ogni giro, la prima maglia di ogni giro va marcata. Nella maglia successiva vado a fare un aumento. Proseguo facendo questi passaggi per altre 5 volte, quindi fino ad arrivare alla fine del giro. Finito questo giro, a fine giro abbiamo un totale di 18 maglie basse. Vi faccio vedere un altro giro di aumenti e poi proseguite da soli. Togliamo il marcapunti e in questo giro dobbiamo andare a fare 2 maglie basse e un aumento. 2 maglie basse e un aumento sempre per 6 volte. Quindi vado a fare la prima maglia bassa, che è la maglia bassa, la prima maglia del giro, e la marco. Nella successiva vado a fare un'altra maglia bassa, nella successiva ancora un aumento. Proseguo in questo modo per altre 5 volte, quindi fino a fine giro.
Arrivate a fine giro ho un totale di 24 maglie basse. Adesso dovete proseguire e fare 3 maglie basse a un aumento per 6 volte per un totale a fine giro di 30 maglie basse. 4 maglie basse a un aumento per 6 volte per un totale di 36 maglie basse. 5 maglie basse a un aumento per 6 volte per un totale di 42 maglie basse. 6 maglie basse a un aumento per 6 volte per un totale di 48 maglie basse. 7 maglie basse a un aumento per 6 volte per un totale di 54 maglie basse. Ultimo giro di aumenti, fate 8 maglie basse a un aumento per 6 volte per un totale di 60 maglie basse. Una volta che avete concluso questi giri, vi faccio vedere come proseguire. Questo è il risultato finale una volta fatti tutti i giri di aumenti, quindi nel mio lavoro io ho 60 maglie basse. Adesso devo andare a fare 25 giri di 60 maglie basse, quindi lavoro le maglie basse così come si presentano. Questo è il risultato finale una volta finiti i 25 giri di 60 maglie basse. A questo punto dobbiamo andare a chiudere il nostro lavoro, quindi andiamo a iniziare con le diminuzioni. Come mi ho fatto per gli aumenti, vi faccio vedere i primi 2 giri di diminuzioni e poi vi lascio qui sul lato lo schema scritto su come proseguire per andare a fare le diminuzioni da soli. Facciamo il primo giro di diminuzioni, quindi come prima cosa facciamo la prima maglia bassa e marchiamo il nostro giro. In questo primo giro di diminuzioni dobbiamo andare a fare 8 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Prima maglia bassa fatta, ne faccio altre 7. Fatte le 8 maglie basse, faccio una diminuzione. Proseguo in questo modo per altre 5 volte. Finito il primo giro di diminuzioni, abbiamo un totale così di 54 maglie basse. Adesso vi faccio vedere di nuovo come fare le diminuzioni e poi proseguite da soli. Adesso andiamo a fare 7 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Tolgo il marcapunti, vado a fare la prima maglia bassa e la marco immediatamente. Proseguo a realizzare le altre 6 maglie basse. A questo punto vado a fare una diminuzione e proseguo in questo modo per altre 5 volte. Una volta finito anche questo giro, abbiamo così un totale di 48 maglie basse. Adesso dovete proseguire a fare 6 maglie basse una diminuzione per 6 volte. A fine giro abbiamo un totale di 42 maglie basse. 5 maglie basse una diminuzione per 6 volte e a fine giro abbiamo un totale di 42 maglie basse. 5 maglie basse una diminuzione per 6 volte e a fine giro un totale di 36 maglie basse. 4 maglie basse una diminuzione per 6 volte e a fine giro un totale di 30 maglie basse. 3 maglie basse una diminuzione per 6 volte e a fine giro un totale di 24 maglie basse.
2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte per un totale a fine giro di 18 maglie basse. Lavorate questi giri e poi vi faccio vedere proprio come andare a imbottire e chiudere il lavoro. Questo è come si presenta il nostro lavoro. Adesso dobbiamo allungare qui il nostro cappietto in modo da non disfare il lavoro e dobbiamo andare a imbottire il nostro corpo. Prendo la mia imbottitura e semplicemente io la inserisco all'interno. Questo è il risultato una volta imbottito. Adesso dobbiamo fare gli ultimi 2 giri di diminuzione e abbiamo concluso il corpo. Tolgo il marcapunti, faccio la maglia bassa e rimetto il marcapunti. In questo giro dobbiamo andare a fare una maglia bassa e una diminuzione. La prima maglia bassa l'abbiamo già fatta, quindi adesso andiamo a fare la diminuzione e ripetiamo questo passaggio per altre 5 volte. Finito questo giro dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Ultimo giro di diminuzioni, togliamo il marcapunti, non ci serve più perché adesso andremo a contare e andremo a fare 6 diminuzioni consecutive. Se voi preferite inserire marcapunti, fate la prima diminuzione e marcate quella diminuzione. Una volta fatte le 6 diminuzioni consecutive, nella maglia successiva faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo. Non lo taglio lunghissimo, il tanto per andare a chiudere quest'ultimo forellino che è rimasto qui in alto. Inseriamo il filo nell'ago e andiamo quindi a chiudere il forellino. Come lo chiudiamo? Con l'ago entro in ogni singola maglia nella costina più esterna, in questo modo, per tutte e 6 le maglie. Una volta fatto, tiro il filo, vedete? Il forellino si è chiuso da solo. Tiro il filo, entro in una maglia e faccio un nodino per bloccare il filo. A questo punto con l'ago entro nel lavoro ed esco in una parte qualsiasi del lavoro. Adesso possiamo andare a tagliare il filo. Ecco qua, il nostro corpo è concluso. Proseguiamo a lavorare il naso. Andiamo a prendere il nostro color latte e avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico lo chiudiamo e andiamo a lavorare 6 aumenti consecutivi, quindi un aumento in ogni maglia.
Una volta finiti i 6 aumenti consecutivi ho un totale quindi di 12 maglie basse. A questo punto vado a fare una maglia bassa e un aumento per 6 volte. A fine giro dobbiamo avere un totale di 18 maglie basse. Adesso andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento per 6 volte. Finito questo giro dobbiamo avere un totale di 24 maglie basse. Adesso andiamo a fare l'ultimo giro di aumenti, quindi andiamo a fare 3 maglie basse e un aumento per 6 volte. Finito il giro dobbiamo avere un totale di 30 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a lavorare 5 giri di 30 maglie basse. Questo è il lavoro una volta fatti i 5 giri di maglie basse. Adesso dobbiamo fare le diminuzioni. Prossimo giro andiamo a fare 3 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una volta concluso il giro abbiamo un totale di 24 maglie basse. Proseguiamo facendo 2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una volta concluso il giro abbiamo un totale di 18 maglie basse. Ultimo giro dobbiamo andare a fare una maglia bassa, una diminuzione per 6 volte.
Una volta concluso anche questo giro, dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Tolgo il marcapunti. Nella maglia successiva faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo abbastanza lungo perché ci servirà anche per andare a cucire. Questo è il nostro naso quasi concluso. L'ultimo passaggio è andarlo a imbottire. Adesso proseguiamo il nostro gnomo facendo le braccia. Io una l'ho già realizzata, adesso insieme andiamo a realizzare la seconda. Ci servirà come primo filo il filo color latte che abbiamo utilizzato anche per il naso. E anche in questo caso vado ad avviare un anello magico di 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse, chiudo l'anello magico e vado a fare 6 aumenti consecutivi. Una volta fatte 6 aumenti consecutivi abbiamo un totale di 12 maglie. Adesso andiamo a fare una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Una volta finito il giro dobbiamo avere un totale di 18 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 4 giri di 18 maglie basse. Una volta finiti i 4 giri di maglie basse, questo è il nostro lavoro. Adesso dobbiamo andare a fare una maglia bassa e una diminuzione per un totale di 6 volte. Arrivati a questo punto dobbiamo cambiare colore, quindi tolgo momentaneamente il marcapunti, allungo qui un pochettino il cappietto e prendo il filo rosso. Con l'uncinetto mi inserisco all'interno del punto, quindi entro qui nella prima asolina e nella seconda asolina, in questo modo. Qui ho il filo rosso, vedete, lo blocco qui insieme al filo pan color latte che è ancora attaccato al gomitolo e il filo rosso lo posiziono nella mano. Questo punto lo prendo, lo faccio passare all'interno delle 2 asoline. Vado a lavorare il prossimo punto, quindi entro in costa retro e lavoro un giro di maglie basse così in costa retro, in questo modo. Nel frattempo che io lavoro i primi punti vado anche a bloccare questi 2 fili, quindi li lavoro proprio all'interno delle maglie.
Una volta che sono bloccati, prendo le forbici, innanzitutto taglio il color latte e accorcio leggermente anche il rosso. E visto che ci sono, anche la codina dell'anello magico, perché stava dando un attimino fastidio. A questo punto proseguo in giro a lavorare tranquillamente maglie basse in costa retro. Vedete, qui ho ancora l'asolina tirata, riprendo il mio filo color latte che ho tagliato prima, eccolo qui, e lo tiro. In questo modo, vedete, elimino qui l'asolina. Il filo è bloccato. Vado a tagliare nuovamente l'eccesso del filo. Vado a fare qui l'ultima maglia nel nostro giro e adesso proseguiamo a fare 12 giri di 12 maglie basse. Quindi lavoro la maglia bassa che mi ritrovo subito successivamente, la vado a lavorare normalmente. In questa prima maglia io torno nuovamente a utilizzare il marcapunti. Adesso lavoro i 12 giri. Una volta realizzati i 12 giri di maglie basse, questo è il risultato. Tolgo il marcapunti, faccio nella maglia successiva una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo abbastanza lunghetto perché ci servirà poi per andare a cucire. Non abbiamo ancora finito perché vedete qui che noi abbiamo lavorato in costa retro. Qui ci andremo ad agganciare nuovamente con il filo, andremo a fare un giro di maglie basse per fare il polsino. Quindi prendo nuovamente l'estremità del mio filo, la posiziono in questo modo. Entro in una costina con l'uncinetto in questo modo, posiziono il filo nella mano e vado a fare una catenella per bloccare il filo. Rientro nella stessa costina e faccio una maglia bassa. Adesso vado a fare una maglia bassa in ogni costina. Per i primi punti vado a lavorare insieme questo cappietto, scusatemi, questa estremità, in modo da andare a bloccarla. Una volta lavorate tutte le costine, dobbiamo andare a rifare di nuovo una maglia bassa nella prima costina che abbiamo lavorato. A questo punto entro nella prima maglia bassa che abbiamo fatto e faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo. In questo modo. Adesso con questo filo entro con l'uncinetto all'interno del lavoro, prendo il filo e lo porto proprio all'interno del lavoro, in questo modo. Il filo così rimarrà all'interno. Prendo un pochettino di imbottitura, il braccio non andrà imbottito tutto, andrà imbottita soltanto la parte della mano. Pochettino di imbottitura e la vado a inserire all'interno del braccio e la spingo giù fino alla mano, in questo modo. A questo punto qui devo andare a chiudere il braccio, quindi inserisco il filo nell'ago da lana.
Una volta inserito, piego a metà qui il braccio e entro in una maglia di un lato e in una maglia dell'altra e faccio passare il filo. Mi sposto nella maglia accanto e faccio la stessa cosa di prima. Quindi entro nella maglia di un lato, in quella dell'altro e faccio passare il filo. Il nostro braccio è quasi concluso perché vedete qui è avanzata la codina con cui ci siamo attaccati di nuovo per fare il bordino, quindi questo filo è già bloccato, quindi vado tranquillamente a tagliarlo e le nostre braccia sono concluse. Adesso dobbiamo andare a fare i piedi. Io ne ho già realizzato uno. Adesso insieme andiamo a realizzare il secondo. Ci servirà in questo caso il filato verde. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse, chiudo l'anello magico e vado a fare 6 aumenti consecutivi. Una volta fatti i 6 aumenti consecutivi abbiamo un totale quindi di 12 maglie basse. Adesso andiamo a fare una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Una volta realizzato il giro dobbiamo avere in totale 18 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 2 maglie basse e un aumento per 6 volte. Una volta concluso anche questo giro dobbiamo andare ad avere un totale di 24 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 4 giri di 24 maglie basse. Una volta finiti i 4 giri di 24 maglie basse vado a fare 2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una volta fatto il giro di diminuzioni dobbiamo avere 18 maglie basse.
Adesso dobbiamo andare a fare un giro di 18 maglie basse. Adesso proseguiamo con un altro giro di diminuzioni, quindi andiamo a fare una maglia bassa e una diminuzione per 6 volte. Una volta finito il giro dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Adesso proseguiamo a fare 5 giri di 12 maglie basse. Finiti i 5 giri di maglie basse, tolgo il marcapunti e faccio nella maglia successiva una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo abbastanza lungo per poi andarla a tagliare, a cucire. Come abbiamo fatto per le braccia, dobbiamo andare a imbottire il piede del nostro gnomo e poi andare a chiudere qua sopra la gamba. Quindi prendiamo un pochettino di imbottitura e la andiamo a inserire nel piede. Una volta imbottito, inserisco il filo nell'ago da lana e come ho fatto prima la cucitura vado a farla anche adesso per la gamba. E anche le gambe sono concluse. Per la barba prendiamo il nostro filo bianco e andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie basse. Fatto l'anello magico dobbiamo andare a fare 6 aumenti consecutivi. Una volta fatti i 6 aumenti consecutivi dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 2 giri di 12 maglie basse. Realizzo la prima maglia e vado a marcare l'inizio del giro. Una volta conclusi 2 giri di maglie basse vado a fare una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Una volta concluso questo giro dobbiamo avere un totale di 18 maglie basse. Adesso andiamo a fare un giro di 18 maglie basse.
Finito il giro di 18 maglie basse, proseguiamo con gli aumenti, ma andiamo a farli in maniera un po' diversa. Adesso vi faccio vedere bene i passaggi di questo giro. Andiamo a fare una maglia bassa e un aumento. La prima maglia la marchiamo. Andiamo a fare l'aumento. Adesso dobbiamo andare a fare 2 maglie basse e un aumento per 5 volte e poi concludiamo il nostro giro con una maglia bassa. Come potete vedere siamo a fine giro. Avanza una maglia e la lavoriamo così come si presenta. Alla fine di questo giro dobbiamo avere 24 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo un giro di 24 maglie basse. Fatto questo giro dobbiamo proseguire a fare di nuovo un giro di aumenti. Quindi andiamo a fare 3 maglie basse e un aumento per 6 volte. Una volta finito il giro abbiamo un totale così di 30 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 2 giri di 30 maglie basse. Una volta quindi arrivate alla fine, vedete, mancano 2 maglie basse, quindi li andiamo a lavorare così come si presentano. Alla fine di questo giro dovete avere un totale di 36 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire andando a realizzare 20 giri di 36 maglie basse. Una volta finiti i giri di maglie basse, questo è il risultato. Togliamo il marcapunti, andiamo a fare una maglia bassissima, una catenella e tagliamo il filo abbastanza lungo perché ci servirà per poi cucire. E la nostra barba è conclusa. L'ultimo componente del nostro gnomo è il cappello. Il cappello io lo volevo fare di colore verde, ma ahimè è un colore comunque scuro e in video non rende, voi non vedrete bene il punto e quindi avrete poi difficoltà eventualmente, se siete dei principianti, a riprodurre il cappello. Quindi andrò a lavorare con il filo rosso, anche se poi nel risultato finale vedrete il cappello in verde. Quindi metto da parte il mio filo verde e inizio a lavorare il cappello avviando un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico, devo andare a fare una maglia bassa e un aumento per 3 volte. Entro nella prima maglia, faccio la prima maglia bassa e nella maglia successiva vado a fare un aumento. Di nuovo maglia bassa, nella successiva un aumento.
ultima volta una maglia bassa e nella successiva un aumento. Concluso questo giro dobbiamo avere un totale di 9 maglie basse nel nostro lavoro. Adesso dobbiamo andare a fare 5 giri di 9 maglie basse. Lavoro la prima maglia e inizio così a marcare l'inizio e la fine del mio giro. Una volta finiti i 5 giri di maglie basse vado a fare 2 maglie basse e un aumento, scusatemi, 5 giri di 9 maglie basse. Una volta finiti vado a fare 2 maglie basse e un aumento per 3 volte. Una volta finito il giro dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare nuovamente 5 giri di maglie basse. Una volta finiti anche questi 5 giri di maglie basse andiamo a fare 3 maglie basse e un aumento per 3 volte. Tre maglie basse e nella maglia successiva andiamo a fare un aumento. A fine giro dobbiamo avere un totale di 15 maglie basse. Nuovamente andiamo a fare 5 giri di maglie basse. Finiti anche questi 5 giri andiamo di nuovo a fare un aumento. Andiamo a fare 4 maglie basse e un aumento per 3 volte. Come sempre la prima maglia del giro la marco, quindi una maglia fatta, faccio la seconda, 3, 4, nella successiva un aumento. Finito il giro dobbiamo avere un totale di 18 maglie basse. Adesso andiamo a lavorare 3 giri di 18 maglie basse. Proseguiamo facendo 5 maglie alte, 5 maglie basse e un aumento per 3 volte. Prima maglia fatta la marco, 2, 3, 4, 5
e nella successiva un aumento. Concluso il giro dobbiamo avere 21 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 3 giri di 21 maglie basse. Proseguiamo facendo 6 maglie basse e un aumento per 3 volte. Due, 3, 4, 5, 6 e nella successiva un aumento. In questo giro dobbiamo avere un totale di 24 maglie basse. Adesso facciamo 2 giri di 24 maglie. Finito questo giro proseguiamo con aumenti. Quindi cosa dobbiamo andare a fare adesso? Dobbiamo andare a fare 3 maglie basse e un aumento per 6 volte. Quindi non più per 3 volte, ma per 6. Come sempre, la prima maglia va marcata. A fine giro abbiamo un totale di 30 maglie basse. Adesso andiamo a fare 2 giri di 30 maglie basse. Proseguo con 4 maglie basse e un aumento per 6 volte. A fine giro abbiamo un totale di 36 maglie basse. Adesso andiamo a fare un giro di 36 maglie basse. Finito questo giro vado a fare 5 maglie basse e un aumento per 6 volte. Una volta concluso il giro, dobbiamo avere un totale di 42 maglie basse. Adesso andiamo a fare un giro di 42 maglie basse.
Adesso dobbiamo andare a fare 3 maglie basse e un aumento. 6 maglie basse e un aumento lo ripetiamo per 5 volte e poi concludiamo lavorando 3 maglie basse. Vi faccio vedere. 1, 2, 3, faccio un aumento, poi vado a lavorare 6 maglie basse e un aumento per 5 volte. Fatti i 6 maglie basse in aumento per 5 volte, vedete, rimangono 3 maglie basse. Queste le lavoro così come si presentano, quindi 1, 2 e 3. Adesso vado a fare 2 giri di 48 maglie basse, perché in questo giro abbiamo un totale di 48 maglie basse. Adesso andiamo a fare 7 maglie basse e un aumento per 6 volte. A fine giro abbiamo un totale di 54 maglie basse. Adesso andiamo a lavorare 3 giri di 54 maglie basse. Finiti i 3 giri di maglie basse, dobbiamo nuovamente andare a fare un aumento. Nuovamente dobbiamo andare a fare l'aumento diverso dal solito, quindi andiamo a fare 4 maglie basse e un aumento, 8 maglie basse e un aumento per 5 volte e poi 4 maglie basse. Adesso vi mostro. Togliamo i marcapunti, facciamo la prima maglia e la marchiamo. Adesso facciamo altre 3 maglie basse, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Nella successiva un aumento. A questo punto andiamo a ripetere 8 maglie basse e un aumento per 5 volte. Adesso rimangono le ultime 4 maglie e le lavoriamo a maglia bassa. 1, 2, 3 e 4. In questo giro abbiamo un totale di 60 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 3 giri di 60 maglie basse.
Adesso vado a realizzare 9 maglie basse e un aumento per 6 volte. Finito questo giro dobbiamo avere un totale di 66 maglie basse. Adesso andiamo a realizzare 4 giri di 66 maglie basse. Abbiamo quasi finito il nostro cappello, quindi adesso dobbiamo andare a fare un giro di maglie basse in costa davanti. Quindi non andiamo a prendere tutta la maglia, ma bensì prendiamo soltanto la prima costina della nostra maglia. Così vado a prendere tutta la maglia? No. Prendo soltanto questa, la prima costina, vedete? L'altra rimane dietro. Lavoro in questo modo per tutto il giro. Adesso dobbiamo andare a fare l'ultimo giro. Andiamo a realizzare quindi una maglia bassa e una catenella per tutto il giro. Attenzione, la catenella non va a sostituire nessuna maglia del giro precedente, quindi noi dobbiamo lavorare a maglia bassa tutte e 66 le catenelle. Vi faccio vedere adesso come. Adesso torniamo a lavorare tranquillamente la maglia per intero. Quindi vado a fare una maglia bassa, la vado a marcare così mi segno l'inizio del giro. Adesso faccio una catenella, nella maglia bassa successiva vado a fare una maglia bassa, di nuovo una catenella, nella maglia bassa successiva vado a fare una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Vedete? Questo è il lavoro, poi come si presenta? Andiamo a fare un piccolo bordino ondulato. Ancora, mi raccomando, non andate a saltare nessun punto del giro precedente, vanno lavorati tutti. Una volta arrivati a fine giro, tolgo il marcapunti, vado a fare una maglia bassissima nella maglia che era segnata, una catenella e posso andare a tagliare il filo. Posso tagliarla anche corta perché non ci servirà poi per andare a cucire. E questo è il cappello concluso. Prendiamo il nostro corpo e la nostra barba e li andiamo a cucire insieme. Utilizziamo anche degli spigli per andare a bloccare la barba sopra il corpo. La parte di chiusura proprio del nostro corpo la lasciamo rivolta verso l'alto. Andiamo a posizionare la barba, la andiamo a posizionare 3 giri dall'anello magico, quindi dal basso contiamo dai 3 ai 5 giri e poi andiamo a bloccare la nostra barba.
Una volta bloccata inseriamo il filo nell'ago e possiamo procedere con la cucitura. Dobbiamo andare a cucire in un'unica riga, quindi prendiamo una riga di riferimento dal corpo e andiamo a cucire su di quella. Entriamo nei punti sia sopra che sotto della barba con l'ago e portiamo fuori il filo e poi inseriamo l'ago in un punto della riga che abbiamo scelto del corpo. Rientriamo in tutti e due i punti della nostra barba, sia quindi quello posizionato sopra sia quello posizionato sotto. Portiamo nuovamente fuori il filo e andiamo a prendere di nuovo un punto del nostro corpo, andando sempre a seguire la stessa linea. Devo proseguire in questo modo per tutta la lunghezza della nostra barba. Una volta che abbiamo finito di cucire, andiamo a bloccare il filo, quindi rientriamo nella barba e andiamo a fare un nodino. Tiriamo bene in modo da stringere e bloccare bene il nostro nodino. Con l'ago rientriamo all'interno del corpo e usciamo in un punto qualsiasi. Tiriamo bene tutto il filo, quindi lo portiamo completamente fuori e a questo punto possiamo andare a tagliare. E la nostra barba e il corpo sono cuciti insieme. Per il naso faccio lo stesso procedimento che ho fatto per la barba. Lo posiziono al centro della barba e lo vado a cucire nella barba, non nel corpo. Vedete, la barba si muove, si alza e quindi devo solo andare a cucirlo alla barba. Lo posiziono bene al centro e come sono andata a cucire la barba al corpo, vado a cucire il naso alla barba. Quindi entro in un punto del nostro naso ed rientro in un punto della barba. Di nuovo rientro in un punto nel naso e rientro poi in un punto della barba. Proseguo in questo modo finché non ho cucito interamente il naso. Una volta finito di cucire il naso, faccio la stessa cosa che ho fatto per la barba, quindi rientro in un punto e creo un nodino per bloccare bene il filo, in modo che poi il naso non si disfi dalla barba. A questo punto entro nella barba ed esco in un punto qualsiasi e porto fuori il filo. Adesso posso andare tranquillamente a tagliare il filo in eccesso. Questo è il risultato finale. Per il capello, come prima cosa, vado a prendere i nostri scovolini con il fil di ferro. Vado a legare insieme le due estremità, sia una parte e sia l'altra. A questo punto piego e faccio unire le due estremità. La stessa cosa vado a bloccarle poi insieme. Adesso è pronto. Andiamo a imbottire la parte iniziale del nostro capello, quindi la parte che va proprio inserita nel corpo la lasciamo senza imbottitura. La parte più stretta invece va tutta imbottita. Adesso prendiamo il nostro scovolino e lo andiamo a inserire nel capello sino alla punta, perché lui dovrà rimanere appunto nella punta
in modo che poi possiamo andare a dargli la forma piegata. La sporgenza all'interno, se vediamo che va a toccare il corpo, la ripieghiamo su se stessa. Adesso prendo un filo verde e lo inserisco nel lago. Entro saltando un 5 giri dalla fine del bordino, più o meno un dito, e faccio passare il filo. Lascio una codina, un'estremità abbastanza lunga, in modo che poi dopo possa andare con quell'estremità a legare le due estremità del mio filo in modo da bloccare il tutto. Adesso posiziono il cappello sul corpo e vado a fare la mia cucitura. Non sarà una cucitura compatta come le altre, ma servirà soltanto per bloccare il cappello al corpo. Quindi mi sposto nel punta a fianco, entro con l'ago, entro anche all'interno del corpo e poi riesco un paio di punti dopo. Mi raccomando, state attenti a prendere il corpo sottostante. Tiro il filo senza stringere troppo perché sennò si va ad arricciare il cappello. Mi sposto nel punta a fianco e rifaccio lo stesso procedimento. Quindi entro all'interno del corpo, mi sposto di un paio di punti ed esco di nuovo dal cappello. Mi sposto di un punto, rientro all'interno del corpo, salto un paio di punti ed esco dal cappello. Proseguo a fare questi passaggi per tutto il cappello. Una volta quindi che siamo ritornati al punto iniziale, quindi abbiamo cucito tutto il cappello al corpo, salto un punto e in questo momento entro soltanto nel cappello, non nel corpo, e porto all'interno il filo. Adesso vado a creare un nodino con l'estremità che avevamo lasciato all'inizio, in modo da bloccare completamente il filo. Una volta fatta, entro con l'ago all'interno del corpo ed esco in un punto qualsiasi, in modo da andare a bloccare all'interno del corpo un pochettino di filo. Adesso l'estremità che ci avanza posso tagliarla. Faccio lo stesso procedimento con l'altra codina. Una volta che abbiamo cucito quindi il nostro cappello, andiamo a dargli la forma, quindi facciamo una piccola pieghettina in modo da arrotondarlo leggermente sulla punta. A questo punto dobbiamo andare a mettere il braccio e la gamba. Io li ho già posizionati, vi faccio vedere come posizionare gli altri e poi per andare a cucirli è lo stesso procedimento della barba e del naso. Sollevo leggermente il cappello, vedete? E vado a posizionare in questo punto il braccio. Non vi indico bene dove andare a posizionarlo perché ogni amigurumi è diverso dall'altro, quindi sta a voi inserire il braccio nel punto che più vi piace. Io lo blocco con gli spilli e poi vedete, una volta che l'avete cucito si ripiega il cappello, si rimette nella giusta posizione e non si vede più l'attaccatura, diciamo, della spalla. Adesso vado a inserire la gamba. Io con le gambe vado a fare una specie di V e soprattutto vado ad attaccare il piede alla barba. Come potete vedere in questa posizione le due puntine delle gambe si toccano. Lo blocco con gli spilli e successivamente vado a cucire. Una volta che abbiamo cucito quindi anche le braccia e le gambe, il nostro gnomo è concluso.
Eccoci qua, finalmente il nostro secondo gnomo è concluso, eccolo qua, e questo invece è quello che avevamo già realizzato. Se volete voi potete ugualmente realizzarne due e girare una delle due punte dall'altra parte in modo da metterli vicini e creare un bel cuoricino. Ti ricordo che se fai questo tutorial, se lo riproduci, di taggarmi nei tuoi lavori così io posso sia vederli che ricondividerli. E mi raccomando, se il tutorial ti è piaciuto, lascia un commento. Noi ci vediamo l'anno prossimo con altri tutorial. Ciao!